Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo il Dirty Seagull, ultimissimo telaio della MyFrame. Se volete acquistarlo vi lascio il link in descrizione insieme ad un esclusivo codice sconto. Trovate il Dirty Seagull sul sito ufficiale MyFrame, che vi ricordo essere un'azienda 100% italiana. MyFrame ci mette a disposizione una grande varietà di telai adatti a tutte le esigenze, long range, freestyle, racing e whoop. Non mancano gli accessori, le stampe 3D e le parti di ricambio. I più attenti di voi avranno subito riconosciuto il nome del frame, infatti questo telaio nasce dalla collaborazione con il team di piloti Dirty Seagull che ne ha personalmente curato e progettato il disegno. I Dirty Seagull sono un team di piloti freestyle con particolare riguardo al lato cinematico, infatti il team di piloti romano utilizza le riprese con i droni FPV per creare contenuti visivamente spettacolari. Se non l'avete ancora fatto vi invito ad iscrivervi al loro canale e a seguirli sui vari social, vi lascio tutti i link in descrizione. Prima di vedere il telaio notiamo che MyFrame spedisce in questa nuova scatola, vale la pena dargli un'occhiata. Su questo lato troviamo i contatti. Qui abbiamo le caratteristiche del nostro telaio. E per finire sul fondo abbiamo varie info utili. Ok, apriamo la confezione e vediamo subito cosa troviamo al suo interno. Molto bene, troviamo il frame già montato. Sul fondo ci sono tutti gli accessori, vediamoli nel dettaglio. Abbiamo un cacciavite esagonale, un adesivo, un biglietto da visita, un battery strap e delle viti di ricambio. Tutto questo che vedete fa parte del kit base e viene venduto insieme al frame. Anche i landing pad che vedete già montati fanno parte delle stampe base che vengono fornite in dotazione insieme al frame. In fase di acquisto potete scegliere di aggiungere delle stampe 3D in modo da personalizzare il vostro drone, vediamole subito. Abbiamo i parabraccetti, un supporto combinato per l'antenna della VTX ed Immortal T, la base per fissare l'action camera e la stampa per l'action camera. Per quanto riguarda la stampa dell'action camera abbiamo a disposizione tutti i modelli di GoPro, Runcam e di recente è stata introdotta anche quella per la Box 2 che uso di solito. Il supporto per l'action camera è stato rivisto e ora possiamo scegliere l'angolazione della cam partendo da 5 fino ad arrivare a 40 gradi. La stampa per l'action camera è compatibile con tutti i telai della MyFrame. Questa soluzione è molto pratica e vi permette di spostare velocemente l'action tra un frame e l'altro. Un altro accessorio che vale la pena prendere è il supporto per le antenne. A mio parere è indispensabile e rende molto più pulita la build. Come vedete con questo supporto l'antenna della VTX rimane alla giusta angolazione e ben distante dal frame, in modo da ridurre le interferenze al minimo. Anche l'Immortal T è piuttosto lontana dai bracci, questo ci garantisce di avere il range ottimale. Un'altra stampa 3D da prendere in considerazione sono i parabracci. Il peso totale delle 4 stampe è di 14,4 grammi. I parabracci proteggono il carbonio in caso di urti evitando spiacevoli rotture. Questi rimangono abbastanza saldi al frame, ma se volete essere sicuri di non perderli potete bloccarli con una fascetta. Una caratteristica che mi è piaciuta è questa piccola sporgenza che protegge il carbonio quando si atterra. Per chi possiede una stampante 3D, MyFrame ci mette a disposizione i file per stampare il landing pad e i parabracci. Inoltre, anche se il frame ci viene inviato già montato, qui abbiamo le istruzioni per assemblarlo, che comunque tornano sempre utili. L'interasse è di 220 mm e i braccetti sono leggermente schiacciati verso l'interno in modo da ridurre la vista delle eliche nella videocamera FPV. Il frame risulta essere piuttosto rigido, questo gli conferisce una buona stabilità in volo. Come notiamo, le viti del fondo, così come quelle della piastra superiore, sono svasate. Il peso del frame completo di stampe 3D, ma senza action camera, è di 166,7 grammi. Per quanto riguarda gli spessori delle parti in carbonio, abbiamo 2 mm per la piastra superiore e 2 mm per quella inferiore. Anche la piastra centrale è da 2 mm. I braccetti sono spessi ben 5 mm per avere la massima resistenza possibile. Come notiamo il contorno dei braccetti è smussato, questo non è solo un fattore estetico ma aiuta ad evitare che il braccetto si sfibri a causa di un crash.
Questa scanalatura invece serve per toglierlo dal frame senza dover rimuovere ESC e Flight Controller. Basterà svitare le due viti inferiori e possiamo sfilarlo senza nessun problema. Questo risulta molto pratico in caso di rottura, che purtroppo è una cosa che bisogna mettere in conto possa succedere. Tuttavia i 5 mm di spessore del braccetto, la sua particolare forma e il fatto che MyFrame utilizzi carbonio di ottima qualità riducono al minimo la possibilità di rottura. Per quanto riguarda i fori di fissaggio, il Dirty Seagull è compatibile con schede 20x20 e 30x30. Passando alla videocamera FPV vediamo come il formato supportato è quello mini. Ovviamente potete usare anche quelle micro, compensando il minor spessore con due rondelle in gomma. Come notiamo possiamo bloccare la videocamera con la doppia vite, in questo modo è impossibile che perda l'angolazione che abbiamo scelto. La parte posteriore come sempre è dedicata alla videotrasmittente, come notiamo il frame ci mette a disposizione questa piastra verticale. Questa serve per tenere in posizione la VTX bloccandola con una fascetta. In alternativa, se avete una VTX 20x20 potete inserirla in questi 4 fori. Questa soluzione mi piace molto e rende pulita e ordinata la costruzione del nostro drone. Ed eccoci arrivati alle considerazioni finali e in linea di massima non mi sembra di trovare particolari difetti nella realizzazione di questo frame. L'unica cosa che non mi ha convinto molto è il peso totale, che con tutte le stampe supera i 160 grammi. Il peso comunque è giustificato dal fatto che le stampe offrono una buona protezione in caso di urti e ci rendono più semplice e pulita la build se andiamo a considerare il mount per le antenne. Anche i braccetti da 5 mm influiscono sul peso totale, ma secondo me è meglio avere qualche grammo in più piuttosto che rischiare spiacevoli rotture. A proposito dei braccetti, mi è piaciuto il fatto che si possano sfilare senza dover rimuovere tutta la componentistica interna. Per concludere devo dire che i Dirty Seagull hanno progettato un ottimo frame, il design accattivante e gli spazi ben studiati. Anche chi ha le prime armi riuscirà a completare la build senza troppi problemi. Per quanto riguarda la realizzazione del telaio, MyFrame ha fatto un ottimo lavoro, introducendo delle novità molto gradite come il maggior spessore dei braccetti e la loro smussatura. Consiglio quindi questo telaio a chi vuole costruire un drone freestyle e apprezza le riprese cinematiche volando sul mid e long range. Questa era la mia recensione del MyFrame Dirty Seagull. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.